Facciamo un po' di chiarezza ed è importante farla quando si parla di disegno. La volta scorsa abbiamo visto come impostare una quadrettatura. Non la chiamerei griglia perché quella la lasciamo a coloro che si mettono giustamente e piacevolmente a fare il barbecue. Noi invece ci occupiamo di quadrettatura. La quadrettatura è una tecnica, se vogliamo, uno stratagemma che permette a noi di prendere un nostro bozzetto, badate bene, un nostro bozzetto, e riportarlo su una superficie più grande, perché è quel bozzetto che noi abbiamo preparato con l'idea che poi possa essere messo su una superficie molto più grande, ad esempio un grande muro o una grande tela, come si faceva all'epoca e come si è sempre fatto e come sempre si farà, a meno che uno non usi un proiettore per mettere all'interno di questo muro una riproduzione fotografica, però non è il nostro punto in questione, perché questi video sul disegno sono fatti principalmente per le persone che iniziano a disegnare. Quelli che io farò prossimamente sono per le persone che non hanno quasi mai disegnato o hanno disegnato sempre in maniera approssimativa, senza una guida particolare che chiarisse a loro quali sono gli intendimenti del disegno o la pratica del disegno e cosa vuol dire, a mio parere, imparare a disegnare. Se noi prendiamo la griglia o la quadrettatura, meglio chiamarla così, quindi impariamo a chiamarla così d'ora in poi, la quadrettatura per ricopiare una fotografia un poco più ingrandita da mettere sul nostro disegno, sulla nostra tela, ecco, in quel momento lì noi decidiamo di non imparare a disegnare e questo lo dico per coloro che vogliono imparare a farlo. L'unico modo per imparare a fare questo, a disegnare, è quello di operare dal vero, è quello di copiare con la matita dal vero. Non occorrono grandissime matite, non occorrono grandissimi portamine, nomi altisonanti o fogli particolarmente incredibili per posare il nostro tratto e la nostra matita e quindi per far attenzionare il nostro occhio, la nostra mano e il nostro cervello. Occorre solamente tempo, occorre solamente tenacia e perseveranza. Vi sono due momenti fondamentali nel disegno, che sono quelli dell'individuazione del profilo, quindi del contorno dell'oggetto e quindi del contorno delle ombre e delle luci dell'oggetto, e quello della posa delle ombre e delle luci dell'oggetto. Vi sembrerà accademico, vi sembrerà un poco sontuoso, vecchio, però è il solo modo per riuscire ad avere la capacità di concepire che il nostro corpo, insieme alla nostra mente, possa mettersi a disposizione dei nostri occhi per riuscire a, insieme a loro, mettere ciò che noi percepiamo dell'oggetto sulla nostra tela o sul nostro disegno. Quindi la quadrettatura è un conto e la lasciamo da parte perché ci può servire qualora noi sapessimo disegnare e quindi noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un piccolo stratagemma per ridurre il tempo, quindi un piccolo nostro bozzetto per farlo diventare grande. E voi, se vedete qualsiasi disegno del 1500, del 1600, quasi tutti hanno questa quadrettatura perché devono essere riportati su una superficie più grande. Ma noi qua dobbiamo disegnare e quando noi disegniamo la proporzione che dobbiamo andare a trovare tra l'oggetto che abbiamo davanti e quello che metteremo sul foglio, dobbiamo farla attraverso l'esperienza degli occhi. Perché dobbiamo ricostruire un profilo. Non è come il foglio di carta che ce lo fa trovare nella fotografia o nel bozzetto già bello preparato. Noi lo dobbiamo costruire attraverso l'osservazione. Io questo l'ho detto molte volte. E io mi impegno fin da adesso a costruire insieme a voi un percorso che possa andare nella direzione non di farvi imparare a disegnare perché voi vedete i miei video. Voi dovete guardare, se lo volete, il mio video per riuscire a capire come può essere l'atteggiamento e il modo di porsi davanti a un oggetto per riuscire a trasportarlo sulla tela o sul foglio. Io vi posso far vedere degli esempi e lo farò, però
Voi siete voi che dovete passare del tempo sul foglio e sulla tela. Lo dico soprattutto a coloro che sono giovani e che vogliono imparare benissimo a lavorare in questo senso. Facciano esperienza dal vivo, almeno 3 o 4 ore al giorno. Io mi ricordo che al liceo, prima di intervenire con le ombre, è passato un intero quadrimestre. Io quindi per un intero quadrimestre disegnavo quello che avevo davanti, specificatamente dei gessi, traendone il contorno, cercando di riuscire a capire come i miei occhi percepivano quello e lo trasportavo sul foglio di carta. A coloro che sono in età avanzata e che vogliono mettersi a fare questo percorso, possono benissimo farlo, e questa è la grande notizia, soltanto che non devono accontentarsi di dover far vedere agli altri che hanno capacità di copiare bene o male una fotografia. No, devono guardare dentro se stessi, e se vogliono veramente farlo, cioè imparare a disegnare, devono mettersi nella condizione di riuscire a fare questo percorso, perché li porterà anche all'individuazione di un segno, e questo segno all'individuazione di una possibilità di rappresentazione di ciò che hanno davanti. Questo è possibile a qualsiasi età, a patto che si abbia la volontà di farlo, perché anche un solo disegno, anche riuscire a stabilire solo il contorno di un oggetto, qualsiasi oggetto, è una vittoria straordinaria e un appagamento personale incredibile e insuperabile. Mi raccomando, quindi prima di fare questi video sul disegno avevo bisogno di far chiarezza e di parlare a voi in maniera schiettamente di ciò che significa per me imparare a disegnare. Prima di tutto significa imparare a capire che cosa si deve fare, qual è la strada da percorrere per imparare a farlo. A tutti voi una buona domenica e arrivederci a presto.